Ciao, oggi ti propongo delle focaccine sofficissime. Andrò a preparare un impasto con patate. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video nel blog e adesso prepariamole insieme. Ho lavato bene le patate con la buccia, le immergo in acqua fredda e dal momento del bollore le faccio cuocere per 30 minuti. Le tolgo dalla pentola e le sistemo in una terrina, poi andrò a schiacciarle subito con uno schiacciapatate quando sono ancora calde. Le divido in due e le schiaccio. A questo punto posso aggiungere l'acqua o se preferisci del latte a temperatura ambiente, andrà a stemperare le patate calde. Aggiungo lo zucchero e di seguito il lievito di birra fresco. Se metti quello secco ne basteranno 2 grammi. Mescolo bene il tutto con la forchetta e aggiungo l'olio. Io metto il mio biologico, aggiungo la farina in 2 volte setacciandola. Io sto usando una farina zero con 12 grammi di proteine. Le proteine sono la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Ho messo metà farina, aggiungo il sale, mescolo bene e poi finisco di aggiungere tutta la farina. Inizio ad impastare prima con la forchetta, quando l'impasto inizia a prendere consistenza continuo ad impastare con le mani. La consistenza dell'impasto dipende dal grado di umidità delle patate. Se il tuo impasto dovesse risultare un po' troppo appiccicoso, aiutati con della farina. Finisco di lavorare il mio impasto sul piano di lavoro. Il risultato dovrà essere un impasto leggermente appiccicoso. Formo un panetto e ungo un contenitore con dell'olio. Ci sistemo l'impasto all'interno, lo copro con il coperchio e aspetto il raddoppio del volume. Ecco il mio impasto a volume raddoppiato, lo lascio cadere sul piano di lavoro, rompo la lievitazione e formo un giro di pieghe. Adesso formo un cordoncino che divido in 8 parti uguali. Ho ottenuto delle palline del peso di circa 135 grammi ciascuna, le lascio roteare sul piano di lavoro e poi le sistemo su una teglia da forno rivestita con carta forno. Ne andrò a mettere 4 per teglia. Poi le spennello con dell'olio sulla superficie, le copro con della pellicola alimentare e le metto nel forno spento con la luce accesa a lievitare. Dovranno raddoppiare di volume. Ed eccole a volume raddoppiato. Tolgo la pellicola alimentare e le schiaccio delicatamente con i polpastrelli delle dita, formando dei dischi.
Una volta formati i dischi, le condisco con dell'olio extravergine di oliva e poi ci lascio cadere qualche chicco di sale grosso. Mi raccomando, non esagerare, altrimenti risulteranno troppo salate. Finisco di preparare le altre 4 focaccine e accendo il forno caldo statico a 250 gradi e aspetto che arrivi a temperatura, ci vorranno circa 20 minuti. Quindi lascio rilassare le focaccine per 20 minuti prima di infornarle. Il forno è arrivato a temperatura a 250 gradi, quindi inforno le focaccine a 250 gradi e poi, una volta infornate, abbasso subito il forno a 220 gradi. Procedo la cottura per 20 minuti o fino ad oratura desiderata. Le mie focaccine sono pronte, le sistemo sul piano di lavoro e le spennello subito, quando sono ancora calde, con dell'olio di oliva. E tu guarda che meraviglia, la cottura è perfetta e sono sofficissime, dicono proprio mangiami. E a questo punto posso procedere con la prova assaggio. Sapete che amo moltissimo la mortadella con i pistacchi, ma questa volta cambio affettato. Metto dell'ottimo prosciutto toscano. Sono delle focaccine ottime, sofficissime, da gustare con affettati, formaggi oppure da sole. Io di solito ne preparo in quantità industriali per i miei figli, poi le lascio freddare, le metto nei sacchetti per congelatore e le tiro fuori all'occorrenza. Le scaldo semplicemente nel fornetto e torneranno come appena sfornate. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!